Edward Hopper è considerato il massimo esponente del realismo americano. Le sue opere raccontano l'America dell'epoca, non attraverso lo sfarzo dei grattacieli o dei monumenti, ma ritraendo la vita quotidiana, dai distributori di benzina alle strade silenziose, illuminate da lampioni e luci al neon. Dimostra talento fin da giovanissimo, tanto che i genitori lo indirizzano verso la carriera di illustratore e lo iscrivono a un corso per corrispondenza presso la New York School of Illustrating. Nel 1900 comincia la New York School of Art e nel 1906 va a Parigi per conoscere le avanguardie che si stanno affermando in Europa. Rimane particolarmente colpito dall'arte degli impressionisti. Nel 1913 vende il suo primo dipinto, Sailing, per $250, ma per sostenersi deve lavorare come illustratore per le agenzie pubblicitarie, lavoro che odia. È in questo periodo che oltre a dipingere Hopper apprende la tecnica dell'incisione. Sarà proprio questa a farlo conoscere dal pubblico. È il 1923 quando conosce l'artista Josephine Nivison, che da quel momento in poi sarà la modella per tutti i soggetti femminili da lui ritratti. I due si sposano un anno dopo, ma il loro sarà un rapporto burrascoso a causa del carattere estroso di Joe, che mal si abbina con gli ostinati silenzi di Edward. Proprio tale incomunicabilità sarà alla base di molti dipinti di Hopper. Nel 1924 Hopper ottiene finalmente il meritato successo con una mostra alla Rand Gallery che mette d'accordo pubblico e critica. Da questo momento la sua carriera è in discesa. Nel 1925 la sua tela intitolata Apartment House viene acquistata dalla Pennsylvania Academy, mentre nel 1930 l'opera House by the Railroad entra a far parte della collezione permanente del MoMA di New York, che 3 anni dopo gli dedica la prima retrospettiva. Inutile dire che Hopper lascia il lavoro di illustratore. L'opera House by the Railroad ispirerà il regista Alfred Hitchcock nell'immaginare il famoso Bates Motel, dove è ambientato il capolavoro Psycho. Del resto le opere di Hopper pare abbiano una dimensione narrativa che negli anni ha ispirato numerosi registi. Ciononostante l'artista non amava che gli spettatori considerassero i suoi dipinti come frammenti di storie complete. A proposito dell'opera Office a Night, disse: "Se proprio deve raccontare una storia, spero che non sia banale, non è questo il mio intento". Nel 1942 dipinge la sua opera più famosa, Night Walk. Nel dipinto c'è l'essenza dell'arte di Hopper. Il soggetto ispirato alla vita quotidiana, il contrasto tra luce e buio che rinchiude i protagonisti in una bolla di luce, il senso di solitudine e incomunicabilità trasmesso dagli avventori che, pur essendo vicini, paiono ignorarsi. Hopper esce lentamente di scena alla fine degli anni 50, con la nascita dell'espressionismo astratto e l'affermarsi dell'arte di Jackson Pollock. Pochi anni prima di morire, nel 1965, realizzerà l'opera Two Comedians, nella quale è facile vedere ritratti lui e sua moglie Josephine, che salutano il pubblico per l'ultima volta. Morirà nel 1967. Josephine lo seguirà 10 mesi dopo. Nel 2007 va in scena Later the Same Evening, un'opera musicale ispirata ai quadri di Hopper, realizzata in occasione di una grande esposizione a lui dedicata alla National Gallery of Art di Washington. Nel 2015 il regista Gustav Deutsch dirige il film Shirley, Vision of Reality, in cui 13 dipinti di Hopper prendono letteralmente vita.